Fermati. In questo momento stai soffrendo per qualcosa che non puoi controllare. Lo so perché è così per il 99% delle persone, ma quello che ti dirò ora cambierà tutto. Marco Aurelio governava un impero mentre affrontava tradimenti e guerre, eppure manteneva una pace interiore che sfida ogni logica. Come? Te lo mostro passo dopo passo, ma devi promettermi una cosa: smetti di cercare scorciatoie. Quello che imparerai funziona, ma richiede coraggio. Andiamo a riprenderci la tua vita. La trappola mortale dell'attaccamento emotivo. Ascolta questa storia che cambierà il tuo modo di vedere tutto. Un uomo cammina ogni giorno sulla stessa strada per andare al lavoro. Ogni singolo giorno cade nello stesso buco sul marciapiede e ogni volta si infuria. Maledetto buco! Chi l'ha fatto? Perché nessuno lo ripara? Dopo mesi di cadute e rabbia, un amico gli dice: «Ma perché non fai una strada diversa?» L'uomo lo guarda stupito. «Perché dovrei cambiare io? È il buco che non dovrebbe essere lì. Riconosci quella storia? Quella storia sei tu. Quella storia ero io. Ogni volta che ti attacchi disperatamente a come dovrebbero andare le cose, stai facendo esattamente come quell'uomo. Invece di cambiare strada, pretendi che il mondo cambi per te. Invece di adattarti alla realtà, vuoi che la realtà si adatti ai tuoi desideri. L'attaccamento non è amore, è paura travestita da amore. Seneca lo capì quando perse tutto in una sola notte. Fortune, amici, posizione sociale. Ma invece di crollare, scrisse: «Ogni perdita porta in sé un guadagno nascosto, la possibilità di scoprire chi sei veramente quando tutto viene spogliato via». Ma aspetta, so cosa stai pensando. Facile a dirsi quando non hai i miei problemi. Hai ragione, i tuoi problemi sono unici, ma la meccanica della sofferenza è universale. E qui sta l'opportunità che cambierà tutto. Il tuo cervello è programmato per attaccarsi. È un meccanismo di sopravvivenza ancestrale. I nostri antenati che si attaccavano al gruppo, al territorio, alle risorse, sopravvivevano. Ma quel meccanismo che una volta ci salvava, ora ci sta uccidendo emotivamente. Ogni volta che dici «se solo lei tornasse sarei felice» o «se solo ottenessi quella promozione tutto andrebbe bene», stai programmando il tuo cervello per essere infelice nel presente. Stai vivendo in un futuro condizionale che potrebbe non arrivare mai. C'è qualcosa di più profondo qui che devi capire. L'attaccamento non riguarda solo le cose esterne, riguarda l'idea di te stesso. Ti sei attaccato a una versione di te che dovrebbe essere in un certo modo, avere certe cose, essere trattato in un certo modo. Epitteto, che iniziò la vita come schiavo e finì come uno dei più grandi insegnanti di libertà, disse qualcosa che ti metterà a disagio. Non puoi ferire un uomo che non ha opinioni. Non parlava di essere privi di personalità, parlava di non essere attaccati alle tue opinioni su come dovrebbe essere la vita. Ecco la parte che fa paura. Più sei attaccato a come pensi che dovrebbero andare le cose, più soffri quando non vanno in quel modo. E la vita, mio caro amico, raramente va come pianifichiamo. Ma qui viene la svolta. Quando inizi a vedere l'attaccamento per quello che è realmente, una prigione che ti sei costruito da solo, puoi iniziare a disfare le sbarre, una alla volta. Il primo passo è brutalmente onesto. Ammetti che stai soffrendo per cose che non puoi controllare. Non giustificarlo, non razionalizzarlo, solo ammettilo. Prendi un pezzo di carta, dividi la pagina in 2 colonne. Nella prima scrivi «posso controllare», nella seconda «non posso controllare». Ora scrivi tutto ciò che ti sta facendo soffrire in questo momento. Sii onesto. La maggior parte andrà nella seconda colonna. Quella realizzazione è il tuo primo passo verso la libertà. L'arte segreta del distacco strategico. Ora che hai visto la verità sull'attaccamento, parliamo del suo antidoto, il distacco strategico. E no, non significa diventare un robot emotivo. Marco Aurelio aveva un trucco mentale che usava ogni mattina. Si immaginava che tutto ciò che amava, sua moglie, i suoi figli, il suo impero, fosse solo in prestito dal destino, non perché fosse pessimista, ma perché aveva capito una verità profonda. Quello che non puoi perdere emotivamente non può essere usato per controllarti.
Ascolta bene questa distinzione perché è cruciale. C'è differenza tra non sentire e non essere controllato da quello che senti. Un maestro di arti marziali non è qualcuno che non prova paura. È qualcuno che prova paura, ma non è paralizzato da essa. Il distacco emotivo funziona allo stesso modo. Qui c'è una verità che cambierà tutto. Le persone che sembrano fredde o distaccate spesso sono le più sensibili. Hanno solo imparato a proteggere la loro sensibilità da un mondo che la userebbe contro di loro. Ma il distacco va oltre la protezione. È strategico. Ti permette di vedere le situazioni con una chiarezza che l'attaccamento emotivo offusca. Quando non hai disperatamente bisogno che qualcosa vada in un certo modo, puoi vedere tutte le opzioni disponibili. Pensa al miglior negoziatore che conosci. Qual è il suo segreto? Non ha bisogno disperatamente dell'accordo. Quella mancanza di disperazione gli dà potere. Lo stesso principio si applica a ogni area della tua vita. Nel lavoro, quando non sei disperato per l'approvazione del capo, paradossalmente ottieni più rispetto. Nelle relazioni, quando non hai bisogno disperatamente dell'altro per sentirti completo, diventi più attraente. Con te stesso, quando non hai bisogno che tutto sia perfetto per sentirti bene, trovi pace nelle imperfezioni. Ma ecco dove la maggior parte delle persone sbaglia. Confonde il distacco con l'indifferenza. Seneca amava profondamente suo figlio, ma quando il figlio morì giovane, riuscì a dire: «Ho sempre saputo che stavo crescendo un mortale». Non era crudeltà, era preparazione emotiva. Il distacco strategico significa questo: ami completamente, ma tieni sempre una parte di te che è pronta ad andare avanti se necessario. Non per mancanza di amore, ma per eccesso di saggezza. C'è un'altra dimensione del distacco che devi capire: il distacco dalle tue stesse emozioni. Le emozioni sono come il tempo meteorologico, cambiano. Ma tu non sei il tempo, sei il cielo che contiene il tempo. Quando senti rabbia, ansia, tristezza, invece di identificarti completamente con quelle emozioni, prova a osservarle. Interessante. Sto provando rabbia. Questa piccola distanza linguistica crea uno spazio emotivo enorme. Marco Aurelio scriveva: «Puoi liberarti di molte cose inutili tra quelle che ti disturbano, perché esistono interamente nella tua immaginazione». Non stava negando la realtà, stava distinguendo tra eventi reali e le storie che ci raccontiamo su quegli eventi. Scegli una situazione che ti sta causando stress emotivo. Ora scrivi 3 versioni diverse di quella storia. 1. La versione vittima, tutti contro di me. 2. La versione neutrale, solo i fatti. 3. La versione opportunità, cosa posso imparare, guadagnare da questo. Nota come cambia il tuo stato emotivo leggendo le diverse versioni. Questo è il potere del distacco strategico. La matematica spietata del controllo. Adesso arriva la parte che farà male, ma che ti libererà per sempre. Dobbiamo parlare di matematica. La matematica del controllo. Ecco l'equazione che governa la tua sofferenza. Sofferenza uguale aspettative meno realtà. Più grande è il divario, più grande è il dolore. Ma c'è una variabile nascosta in questa equazione che nessuno ti ha mai detto. Epitteto divideva tutto in 2 categorie: ciò che dipende da me e ciò che non dipende da me. Sembra semplice, vero? Ma quando inizi a applicare questa divisione alla tua vita, scopri qualcosa di scioccante. Quasi nulla di ciò per cui ti preoccupi dipende veramente da te. Non puoi controllare se ti assumono o ti licenziano, ma puoi controllare quanto bene ti prepari e come reagisci al risultato. Non puoi controllare se qualcuno ti ama, ma puoi controllare quanto bene ami te stesso. Non puoi controllare se ti ammali, ma puoi controllare come ti prendi cura del tuo corpo e come affronti la malattia. Questa distinzione non è filosofica, è pratica. È la differenza tra vivere in un inferno mentale e trovare pace in mezzo al caos. Ecco dove diventa interessante. Più cerchi di controllare ciò che non puoi controllare, meno controllo hai su ciò che potresti controllare. È come guidare guardando lo specchietto retrovisore. Ti schianterai. C'è una storia zen che amo. Un contadino aveva un cavallo che scappò. I vicini dissero: «Che sfortuna!» Il contadino rispose: «Forse sì, forse no».
Il giorno dopo il cavallo tornò con altri cavalli selvaggi, i vicini. Che fortuna! Il contadino. Forse sì, forse no. Il figlio del contadino cercò di domare uno dei cavalli nuovi e si ruppe una gamba. Che sfortuna! Forse sì, forse no. Poi arrivò la guerra e presero tutti i giovani sani, ma non il figlio con la gamba rotta. Che fortuna! Forse sì, forse no. Quella storia è il manuale del controllo. Il contadino non controllava gli eventi, ma controllava le sue reazioni agli eventi. E in quello spazio di controllo trovò pace. Ma sento la tua obiezione. Ma se non cerco di controllare nulla, non diventerò passivo? Ecco il paradosso più bello. Quando smetti di cercare di controllare tutto, diventi incredibilmente potente nelle aree dove hai vero controllo. È come l'acqua che aggira la roccia. Non sta lottando contro la roccia, ma nel tempo l'acqua scava canyon. Il controllo vero non è forza bruta, è precisione chirurgica applicata solo dove può fare la differenza. Marco Aurelio era l'uomo più potente del mondo, eppure ogni giorno si ricordava: concentrati sul processo, non sui frutti dell'attività. Fai il tuo lavoro con piena attenzione, arrendi i risultati a Dio. Questo non è fatalismo. È strategia. Quando tutta la tua energia è focalizzata su ciò che puoi realmente influenzare, diventi una forza della natura. Ma c'è un livello ancora più profondo. Il controllo definitivo non è su ciò che ti accade, ma su chi diventi attraverso ciò che ti accade. Questa è la vera matematica del potere personale. Fai una lista delle tue 5 maggiori preoccupazioni attuali. Per ognuna chiediti: cosa posso controllare qui e cosa no? Poi prendi solo le parti che puoi controllare e crea un piano d'azione specifico. Ignora completamente le parti che non puoi controllare. Se ti sorprendi a pensare alle parti incontrollabili, fermati e torna al tuo piano d'azione. Questo è allenamento mentale pratico. Costruire il tuo impero emotivo interno. Arrivati a questo punto, potresti sentirti un po' perso. Se non puoi controllare tutto questo, se devi distaccarti, cosa rimane? Rimane la cosa più preziosa, te stesso. Questo capitolo riguarda la costruzione di qualcosa che nessuno può portarti via, la tua forza emotiva interna. Non sto parlando di positività tossica o di affermazioni vuote. Sto parlando di costruire un sistema operativo emotivo che funziona indipendentemente dalle circostanze esterne. Seneca aveva un esercizio che faceva regolarmente. Si immaginava di perdere tutto: ricchezza, status, salute, famiglia, non per essere morboso, ma per rendersi conto che anche nello scenario peggiore rimaneva qualcosa, la sua capacità di scegliere come rispondere. Questa è la differenza tra chi collassa alla prima difficoltà e chi si rialza più forte. Non è che i secondi non sentano il dolore, è che hanno costruito dei sistemi interni per processare quel dolore senza esserne distrutti. Pensa alla tua mente come a una casa. La maggior parte delle persone ha costruito case fatte di carte. Ogni vento esterno le fa crollare. Tu stai per imparare a costruire una fortezza. Il primo pilastro di questa fortezza è l'autovalidazione. Invece di cercare conferme esterne sul tuo valore, sviluppi la capacità di riconoscere il tuo valore internamente. Non è narcisismo, è necessità di sopravvivenza emotiva. Il secondo pilastro è l'autosufficienza emotiva. Puoi essere felice, triste, arrabbiato, eccitato, senza aver bisogno che qualcun altro gestisca quelle emozioni per te. Sei il tuo gestore emotivo principale. Il terzo pilastro è l'auto-orientamento. Invece di vivere in reazione agli eventi esterni, vivi secondo i tuoi principi e valori interni. Diventi un agente proattivo, non un paziente reattivo. Ma come si costruisce tutto questo praticamente? Marco Aurelio aveva una routine mattutina che devi conoscere. Ogni giorno si ricordava questi principi. Oggi incontrerò persone che interferiranno, saranno ingrate, arroganti, disoneste, gelose e scorbutiche. Ma io ho visto la bellezza e la bruttezza di queste qualità e so che le persone che le mostrano sono miei simili. Quindi nessuna di loro può farmi del male. Non era pessimista, stava costruendo resilienza emotiva.
Quando sai che le persone saranno imperfette, non sei devastato quando lo sono. Quando sai che la vita includerà delusioni, sei preparato a navigarle. Epitteto insegnava ai suoi studenti a fare questo esercizio. Quando baci tuo figlio o tua moglie, ricordati che stai baciando un essere umano, quindi se muoiono non sarai devastato. Suona duro, ma è compassione strategica, è amore che include la realtà della perdita. L'autosufficienza emotiva non significa non aver bisogno di nessuno, significa non essere in balia emotiva di nessuno. Puoi amare profondamente senza essere dipendente emotivamente. Puoi connetterti intimamente senza perdere te stesso. C'è un esercizio che trasformerà la tua relazione con te stesso. Ogni sera, prima di dormire, chiediti: cosa ho fatto oggi che mi rende fiero di me? Non grandi gesti eroici. Piccoli atti di integrità, gentilezza, coraggio. Stai costruendo un archivio interno di prove del tuo valore. Inizia un diario della forza interna. Ogni sera scrivi 3 cose. 1. Una sfida che hai affrontato oggi. 2. Come hai scelto di rispondere. 3. Cosa ti dice questa risposta su chi stai diventando? Dopo una settimana rileggi tutto. Vedrai emergere uno schema di forza che non sapevi di avere. La rivoluzione silenziosa dell'autonomia personale. Siamo arrivati al capitolo finale, ma in realtà è un inizio. L'inizio della tua indipendenza emotiva totale. Questo è il capitolo che ti libererà per sempre dal bisogno di mendicare approvazione, amore, riconoscimento dal mondo esterno. Ma prima, una confessione. Per anni, anch'io ho vissuto come un mendicante emotivo. Camminavo per la vita con una ciotola invisibile, sperando che qualcuno ci mettesse dentro un po' di validazione, un po' di amore, un po' di riconoscimento. Ero dipendente dall'approvazione altrui. Il giorno che tutto cambiò fu quando compresi qualcosa di scioccante. Stavo dando agli altri un potere che non avevano mai chiesto, il potere di decidere il mio valore. Epitteto lo disse in modo che fa male. Nessuno può farti del male senza il tuo consenso. All'inizio quella frase mi fece arrabbiare. Come osava dire che stavo consentendo al dolore che sentivo? Ma poi capii. Non stava accusando la vittima, stava rivelando il potere nascosto. Ogni volta che la tua felicità dipende da come ti tratta qualcun altro, stai essenzialmente dando loro il telecomando della tua vita emotiva. E la maggior parte delle persone non sa nemmeno di averlo in mano. L'autonomia personale riguarda il riprendersi quel telecomando, riguarda il diventare il produttore, regista e protagonista della tua vita emotiva, invece di essere solo un attore che reagisce al copione di qualcun altro. Ma attenzione, autonomia non significa isolamento, significa che ti connetti agli altri da una posizione di forza, non di bisogno. Ami perché scegli di amare, non perché hai disperatamente bisogno di essere amato. Seneca aveva una pratica che rivoluzionerà il tuo modo di vedere le relazioni. Si chiamava amore staccato. Amava profondamente le persone nella sua vita, ma era sempre preparato al fatto che potessero scegliere di andarsene, non per cinismo, ma per realismo. E questo realismo, paradossalmente, gli permetteva di amare più pienamente nel presente. Quando non hai disperatamente bisogno che qualcuno rimanga, puoi finalmente vederlo per chi è realmente, invece che per chi hai bisogno che sia. E quella visione chiara è il fondamento del vero amore, ma l'autonomia va oltre le relazioni. Riguarda il non aver bisogno che il mondo si comporti in un certo modo per sentirti bene. Riguarda il non aver bisogno che tutto vada secondo i piani per mantenere la tua pace. Marco Aurelio governava un impero, ma ogni sera scriveva nei suoi diari come se fosse un uomo qualunque che cercava di capire la vita. Una delle sue riflessioni più potenti fu: molto poco è necessario per una vita felice. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. La persona autonoma, emotivamente, ha qualcosa che la maggior parte delle persone non ha: opzioni. Quando non hai disperatamente bisogno di un risultato specifico, puoi vedere tutte le alternative disponibili. Quando non sei attaccato a una persona specifica che ti approvi, puoi essere autentico senza paura. Questa autonomia ti dà un tipo di sicurezza che non può essere scossa.
Non è la sicurezza del sono migliore di tutti, è la sicurezza del sarò a posto qualunque cosa succeda. E quella sicurezza, ironicamente, ti rende magnetico agli altri. Ma ecco la parte più profonda dell'autonomia. Non riguarda solo il non aver bisogno degli altri, riguarda l'avere così tanto valore interno che hai abbondanza da condividere. Invece di essere una persona che succhia energia dagli altri, diventi una persona che dona energia liberamente. C'è una differenza enorme tra dire non ho bisogno di nessuno per ferire e dire non ho bisogno di nessuno per libertà. Il primo viene da una ferita, il secondo da completezza. L'ultimo livello dell'autonomia è questo, non aver bisogno nemmeno della perfezione di te stesso. Accetti le tue imperfezioni senza essere schiacciato da esse. Ti perdoni quando sbagli senza scuse. Ti ami completamente mentre lavori per migliorare. Crea il tuo manifesto di autonomia. Scrivi 10 affermazioni che iniziano con non ho più bisogno di, esempio, non ho più bisogno che tutti mi capiscano per sentirmi valido. Poi scrivi 10 affermazioni che iniziano con scelgo di, esempio, scelgo di amarmi anche quando faccio errori. Leggi questo manifesto ogni mattina per 30 giorni. Questo riprogrammerà il tuo sistema operativo emotivo. Se sei arrivato fino a qui, hai già fatto qualcosa che la maggior parte delle persone non farà mai. Hai guardato in faccia la verità sulla sofferenza umana. Non tutti hanno il coraggio di farlo, ma guardare la verità è solo l'inizio. Ora viene la parte difficile, vivere quella verità tutti i giorni. Le tecniche che hai imparato oggi, il distacco strategico, il rilascio del controllo, la costruzione della forza interna, l'autonomia emotiva, queste non sono concetti astratti, sono strumenti pratici che devi usare giornalmente. Marco Aurelio non scrisse le sue meditazioni per pubblicarle, le scrisse per se stesso, come memoria giornaliera di come voleva vivere. Ogni mattina si ricordava questi principi perché sapeva che era facile dimenticarli nella difficoltà del momento. Lo stesso vale per te. Questi insegnamenti sono potenti, ma solo se li applichi costantemente. La mente umana ha la tendenza a ritornare ai suoi vecchi schemi. Il tuo lavoro è di creare nuovi schemi attraverso la ripetizione deliberata. Ma ecco una promessa che ti faccio. Se applichi queste pratiche ogni giorno per i prossimi 90 giorni, non riconoscerai più la persona che eri quando hai iniziato questo video. Non perché diventerai qualcun altro, ma perché diventerai finalmente te stesso senza tutti gli strati di paura, bisogno e attaccamento che ti stavano coprendo. Seneca disse: non c'è vento favorevole per chi non sa dove vuole andare. Ora sai dove vuoi andare, verso la libertà dalla sofferenza autoimposta, verso la pace che non dipende da circostanze esterne, verso la forza che viene da dentro. Il percorso che ti aspetta non è facile. Ci saranno giorni in cui vorrai tornare ai vecchi modi di essere, quando la tentazione di attaccarsi, di controllare, di aver bisogno di validazione sarà forte. Questo è normale. La crescita non è lineare. Ricorda questo. Ogni volta che scegli la pace al posto del caos, ogni volta che scegli l'autonomia al posto della dipendenza, ogni volta che scegli l'accettazione al posto della resistenza, stai votando per la persona che vuoi diventare. E quella persona, quella versione di te che è calma nella tempesta, che è forte senza essere dura, che ama senza perdere se stessa, quella persona è già dentro di te, è sempre stata lì. Stai solo sgombrando tutto ciò che non è essenziale, così può finalmente emergere. Questo non è la fine del tuo viaggio, questo è l'inizio della tua vita reale, la vita dove finalmente smetti di soffrire per cose che non puoi controllare e inizi a prosperare in qualunque situazione la vita ti presenti. Ricorda, hai dentro di te tutto quello che ti serve per essere felice, in pace e forte. Smetti di cercare fuori quello che è già dentro. Smetti di dare agli altri il potere di decidere il tuo valore. Smetti di attaccare la tua pace a cose che cambiano. Inizia oggi, inizia ora, inizia con il prossimo respiro che fai. La tua libertà ti sta aspettando. Ed è ora di rivendicarla. Benvenuto all'inizio della tua vita autentica. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.